Faccio parte del coordinamento della rete Mai più Lager Noi CPR, una rete milanese costituita da associazioni, partiti, collettivi studenteschi e centri sociali, che si è fondata nel 2018 in seguito all'intenzione di aprire il centro di permanenza per il rimpatrio di Via Corelli. Da ormai quasi 3 anni ci occupiamo di monitorare quello che succede all'interno del CPR e di denunciare pubblicamente le informazioni che riusciamo ad ottenere. Per noi il CPR rappresenta l'estrema sintesi di quelle che sono le politiche escludenti e razziste in ambito migratorio che da più di 30 anni a questa parte si abbattono fondamentalmente su chi arriva non avendo la possibilità concreta di ottenere un permesso di soggiorno. CPR è infatti l'esempio perfetto di un luogo di sostanziale abbandono da parte dell'ordinamento, una sospensione di più fondamentali diritti come il diritto di comunicare, in cui il telefono viene sequestrato senza lasciare la possibilità di parlare con i propri familiari o anche con il proprio avvocato, in cui il diritto alla difesa viene sospeso a livello sostanziale perché le udienze di convalida durano pochissimi minuti. Si ha così un sistema che funziona in totale spregio delle singole individualità delle persone, delle proprie storie, delle proprie difficoltà e fragilità. Il CPR di Milano presenta diverse criticità. Una delle principali è quella legata all'assenza di un protocollo d'intesa tra la prefettura e l'ATS, che sarebbe in realtà obbligatoria ex articolo 3 del regolamento CIE. Si ripercuote in maniera molto pesante sui trattenuti. Infatti si ha una sostanziale impossibilità di accedere ad esempio ad esami diagnostici o visite specialistiche per chi è tossicodipendente, quindi avrebbe diritto e necessità di essere sottoposto a una terapia col metadone, questo non diventa possibile. La società civile milanese si è organizzata fin dalla iniziale decisione di aprire un CPR a Milano. Basti pensare al corteo organizzato dalla nostra rete nel 2018 che è arrivato a contare più di 6.000 persone. Però quello era il momento del governo giallo-verde con Salvini ministro dell'Interno. Purtroppo però quando quelle stesse politiche sono state portate avanti dal ministro Lamorgese in realtà non si è avuto lo stesso grado di risposta. Nell'aprile del 2021 invece siamo riusciti ad organizzare una giornata di mobilitazione nazionale su tutti i CPR d'Italia insieme alle altre realtà che gravitano intorno alla questione dei CPR. Abbiamo denunciato le condizioni incivili di trattenimento di queste persone che da più di 20 anni sono sempre le stesse e che vengono sistematicamente ignorate dalla politica, in un eterno rimpallo di responsabilità. Infatti chi se ne occupa all'interno delle istituzioni spesso è consapevole di quello che vuol dire essere in un centro, perché gli viene detto, però non è mai colpa di nessuno. Non è mai di nessuno il compito di fare in modo che questi posti vengano effettivamente chiusi. Perché mantenere il silenzio su queste strutture è funzionale in realtà al portare avanti determinate politiche migratorie da parte dell'Italia e da parte dell'Europa. Va ricordato che il sistema di detenzione amministrativa nasce contestualmente a quello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che deve necessariamente, circoscrivendo uno spazio, escludere qualcuno. La società civile deve organizzarsi in modo da dare spazio e visibilità all'esistenza dei CPR e alle quotidiane violazioni che si svolgono al loro interno. È fondamentale riuscire a entrare ed effettuare delle visite serie e complete, in modo da testimoniare che cosa sono questi posti. Sì, ci è stato riferito di episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine e
Allora, il clima all'interno di questi posti, in generale clima di aggressività e imposizione. Le forze dell'ordine non dovrebbero essere presenti nel centro, eppure lo sono e in gran numero in rapporto al numero di trattenuti. Spesso e volentieri le forze dell'ordine sono presenti anche durante i colloqui con i difensori o durante le visite mediche delle persone trattenute. In particolare il 25 maggio, dopo qualche protesta per la mancanza di cibo a colazione, diversi agenti in antisommossa avrebbero fatto irruzione. Diverse persone risultano, dalle cartelle cliniche che sono state esaminate in seguito all'accesso di inizio giugno del senatore De Falco insieme ad alcuni attivisti della nostra rete, queste persone risultano aver riportato diverse ferite, trauma cranico, in seguito alle cosiddette colluttazioni di quel giorno. In seguito all'accesso alle notizie riguardanti i fatti del 25 maggio è stato peraltro depositato un esposto con il quale si ipotizza finanche il reato di tortura. Assolutamente no, le persone non sono consapevoli di quello che accade nei CPR, non sono consapevoli dell'esistenza del CPR, basta parlare con chiunque non abbia a che fare con l'immigrazione in generale, che sia per lavoro, volontariato, attivismo. L'esistenza di questi posti è completamente eradicata dall'opinione pubblica. Gli unici momenti in cui torna ad affacciarsi è quando qualcuno ci muore di CPR. Ciò che può aumentare il grado di consapevolezza intorno a questi luoghi è prima di tutto sfruttare gli stretti margini di manovra che il regolamento CIE offre per poter entrare nei CPR ed effettuare seri lavori di monitoraggio e denuncia pubblica di quello che accade all'interno. Dopodiché quelle informazioni vanno utilizzate e buttate fuori nel pubblico per far vedere quello che succede all'interno e far sapere soprattutto all'esterno che esistono in Italia nel 2021 posti di questo genere.